Bene, buongiorno a tutti, io tanto vi saluto, mi presento, mi chiamo Valerio Guigi, sono un medico veterinario, sono specialista in ispezione degli alimenti di origine animale e nella mia attività mi occupo clinica, mi occupo di alimentazione e nutrizione sia del cane che del gatto. Oggi sono qui per parlare naturalmente di gatti. Faccio notare che siamo in questo momento, non so come si vedrà, però anche in diretta, per questo che c'è il telefono davanti, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Miscio Gatto, che ci ha dato la possibilità di trasmettere questo intervento a tutta una serie di proprietari di gatti che non sono presenti qui oggi, che non hanno avuto la possibilità di venire anche solo per motivi di distanza. L'alimentazione del gatto in natura è l'argomento di questo seminario e è un argomento, suppongo, interessante perché spesso non sono molti colleghi a conoscerlo e questo è secondo me un po' uno sbaglio, nel senso che uno dei problemi più comuni nella pratica clinica che si incontra è il gatto che non vuole mangiare quello che gli dai. Semplicemente, per cui si vanno a cambiare i croccantini più o meno a caso, oppure c'è qualche proprietario che dice no, voglio fare l'alimentazione casalinga a cotto, a crudo, perché è più naturale, ma il gatto non ne vuole sapere. Te glielo dai, lui invece i croccantini gli garbano, mentre l'alimentazione naturale no. Perché succede questo? Perché il gatto, qualcuno dice il gatto non riconosce più la sua alimentazione naturale, riconosce solo i croccantini, sono discorsi che si sentono questi, in realtà c'è un motivo e questo motivo va cercato non tanto in una componente fisiologica del gatto, quanto nella parte comportamentale, cioè come si rapporta il gatto con il cibo. Capendo come si comporta il gatto con il cibo si riescono a capire una serie di cose e si riesce a capire anche come agire per fargli cambiare alimentazione. Per capire come si rapporta il gatto con il cibo ci sono degli studi, ci sono tantissimi studi fatti sull'alimentazione del gatto in natura. Chi li finanzia? Li finanziano gli studi di ricerca, ma li finanziano anche le stesse aziende mangimistiche, perché un'azienda mangimistica che fa un alimento che poi il gatto non mangia ha già perso, cioè l'interesse dell'azienda mangimistica è comunque quello di vendere i propri prodotti, per cui se fai un alimento che al gatto non piace, il gatto non te lo mangia e il proprietario non lo compra, per cui hai fallito nel tuo marketing. Ed è per questo che è così importante anche per le aziende, non solo per il proprietario, conoscere l'alimentazione del gatto in natura. Allora, come si pone? Cosa mangia il gatto in natura? Topi, fondamentalmente piccole prede che variano. Gli studi sono stati effettuati, il gatto si trova praticamente in tutto il mondo, discende da diverse sottospecie. Nella relazione di prima avete visto che esistono diverse sottospecie di gatto e effettivamente queste diverse sottospecie hanno anche un'alimentazione diversa che non dipende tanto dal gatto in sé quanto da quello che trova nell'ambiente. Ci sono i topi, ci sono gli uccelli, ci sono rettili, ci sono alcuni anfibi, addirittura alcuni gatti mangiano anche degli invertebrati, dipende da dove, fondamentalmente dal parco di prede che ha il gatto a disposizione. Allora, partirei, ho diviso questo intervento in 3 caratteristiche fondamentali. Parto dalla prima ed è il gusto del gatto. Come noi scegliamo quello che mangiamo in base al gusto, e ci sono cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono, anche il gatto ragiona in questo modo. Noi abbiamo 5 gusti fondamentali, ovvero il dolce, il salato e l'umami. L'umami non lo conosce nessuno, che sarebbe il saporito, scoperto nel 1910 mi sembra da un ricercatore giapponese, ma è arrivato in Occidente molto dopo questa cosa. E poi gli altri 4 gusti sono dolce, salato, amaro, aspro, ok? E c'è anche il saporito, che per il gatto paradossalmente è il più importante, è parecchio importante anche per noi e ci piace parecchio, anche se spesso non lo conosciamo. Allora, al gatto di questi 5 gusti ne manca uno. Mi rivolgo anche alle persone che stanno guardando da internet. Secondo voi, fra i 5 gusti, e a voi che siete qui naturalmente, fra i 5 gusti fondamentali che abbiamo noi, quale manca al gatto? Dolce, salato, aspro, amaro e umami. Saporito. No, il saporito ce l'ha. È il più importante per il gatto.
No? Non è l'aspro, non è il saporito? No, non è l'amaro? Dolce. Qualcuno ha indovinato, è dolce. Il gatto non ha i recettori per il dolce, per una modifica genetica, semplicemente che il recettore del dolce è comune a tanti mammiferi, alcuni sono anche particolarmente sensibili, tipo i suini sono particolarmente sensibili al senso del dolce, al gatto questo senso mangia. Perché non lo sappiamo, probabilmente è una questione evoluzionistica, non sappiamo se è nato prima un l'uovo o la gallina, nel senso se non è il recettore del dolce perché tanto il dolce non lo mangiava, o se ha scelto di non mangiare la frutta perché non aveva il recettore del dolce. Però in generale, diciamo come condizione, lui non ha questo recettore, per cui se gli diamo qualcosa di dolce sente qualcosa perché ha altri sapori, ma lo zucchero puro per esempio non se ne fa né qua né là. Se gli diamo un gelato che è zuccherato ma ha anche altri sapori, chiaramente sente gli altri sapori, non sente il sapore dello zucchero. Okay? Quindi già questo ci indirizza in qualche modo verso l'alimentazione naturale. Un gatto non mangerà volentieri una frutta zuccherina come una susina piuttosto che una pesca, un'albicocca, non la mangerà volentieri perché fondamentalmente per lui non è particolarmente saporita. I gusti invece degli altri 4 che ha, a cui è più sensibile, sono in particolare 2, che sono il saporito e il saporito, l'umami, e l'amaro. Sono i 2 i gusti a cui sono più sensibili. Ora vi spiego cos'è il saporito perché se no non lo capite. Allora, il saporito è il glutammato, un amminoacido, acido glutamico, che fa parte in generale delle proteine, si trova sia in quelle animali che in quelle vegetali. Noi lo sentiamo in particolare, si trova anche come glutammato in bustine di solito nei negozi etnici, ma nel ricco per esempio la carne che ci si fa il lesso, che è il motivo per cui si mette il lesso, si fa bollire 3 ore nel brodo per estrarre, proprio perché il brodo è saporito, dopo un po' che è lì che bolle, all'inizio non è saporito, proprio perché esce l'acido glutamico che noi con la nostra lingua siamo in grado di percepire. Il gatto è particolarmente sensibile, è una molecola che si trova particolarmente abbondante nelle proteine, per cui il gatto è in grado di percepirla anche meglio di noi, e questo è logico perché mangia soprattutto proteine, mangia soprattutto alimenti di origine animale, il gatto in natura caccia, per cui mangiando soprattutto questo, il fatto che senta che sia particolarmente sensibile a questo sapore gli dà il piacere di andare a scegliere certi tipi di prede rispetto ad altri. L'altro gusto a cui è particolarmente sensibile è l'amaro, per l'effetto esattamente opposto. Come ci sono sostanze piacevoli per il glutammato, l'amaro tendenzialmente è un disgusto, attiva il meccanismo del disgusto, dello sputo, anche semplicemente del ricetto di quello che ha mangiato, e questo fa sì che il recettore dell'amaro sia per lui un meccanismo di difesa, come lo è per noi del resto, perché se noi andiamo a mangiare un frutto che non conosciamo e è amarissimo, sì, abbiamo una reazione di disgusto, ed è un meccanismo difensivo perché molti composti amari sono anche dannosi per la salute, qualcuno anche velenoso. Succede anche con alcuni animali, ci sono alcuni animali, ad esempio degli anfibi, che hanno una cute che secerne sostanze velenose, del veleno. È un meccanismo difensivo, secerne il veleno, ma secerne anche sostanze amare, perché lo scopo dell'animale non è quello di ammazzare il gatto che lo mangia, quanto quello di allontanare, fare sì che il gatto sappia che quell'animale fa schifo e non lo mangi, per cui è l'istinto di sopravvivenza della preda a quel punto, e lo stesso vale per le piante, per cui c'è questo particolare meccanismo, per cui il gatto è particolarmente sensibile a questi 2 gusti, e questo ci spiega perché il gatto è un cacciatore e preferisce in generale alimenti che siano molto gustosi in questo senso. Tante volte nei croccantini viene messo ad esempio l'idrolizzato di fegato, organo particolarmente ricco di acido glutamico, il gatto tende a preferirlo di più rispetto a un alimento che è composto principalmente da carne di pollo, che magari ha meno di questo amminoacido, e quindi tende ad avere meno piacere nel mangiare altri tipi di alimenti. Questa è un po' la logica, la base da cui partono le aziende immaginistiche quando fanno i croccantini o l'umido: mettere qualcosa di particolarmente ricco di acido glutamico in modo che il gatto lo senta come sapore che gli piace, e di conseguenza insomma che vada a mangiarlo più volentieri rispetto ad altri alimenti.
Questa però non è l'unica componente, perché ce ne sono altre due molto importanti nell'alimentazione del gatto, che sono da una parte l'effetto monotonia, dall'altra parte che sono due cose sembrano opposte, però in realtà si può trovare una chiave, che poi è una situazione che è simile, anche per non è, cioè spiegata magari come la racconto sembra strana, però in realtà non è dissimile da quello che abbiamo anche noi. Uno è l'effetto monotonia da un lato, e l'altro invece è la categorizzazione di quello che mangia. Non c'è, o perlomeno non è stata evidenziata, una componente genetica in quello che all'animale piace mangiare, cioè geneticamente il gatto preferisce il topo. No. Molto conta l'esperienza, la cosa più importante per il gatto, ed è per questo che non si riesce ad individuare che al gatto piace il topo, oppure piace il fegato, oppure piace la carne di bovino, e a tutti i gatti piace quella cosa lì perché quella ai gatti piace. C'è il gatto che la adora e il gatto che non te la mangia. Cioè, è una cosa che dipende molto dal gatto, quindi bisogna entrare un attimino nella sua mentalità, diciamo, per capire come cambiare alimentazione a un gatto. Allora, l'effetto monotonia. L'effetto monotonia è un fenomeno che hanno visto i ricercatori verificarsi nel comportamento naturale del gatto, quando il gatto si trova in natura ed ha magari le prede non sono distribuite uniformemente, magari c'è una preda che è molto più presente in quell'ambiente naturale, altre che lo sono meno. Un gatto mangia dalle 10 alle 20 volte al giorno all'incirca, catturando piccole prede che portano come dal punto di vista calorico circa una trentina di kilocalorie l'una. Per una decina mangia da 300 a 600 kilocalorie, ora 600 sono tante, però tendenzialmente sta sulle 300 kilocalorie al giorno come dose che è in grado, insomma, di mangiare. E cosa succede? Che se ha una sovrabbondanza di prede, a un certo punto, dopo che ha mangiato magari 2 o 3 volte la stessa preda, utilizza anche più energie per andare a cercare qualcosa di diverso, perché sembra che si stufi di mangiare tante volte la stessa cosa. Qual è il motivo, la spiegazione, diciamo, di chi studia queste cose, che di solito non sono veterinari ma altre figure, si sono dati? Il bilanciamento dietetico. Non è detto che mangiare sempre una solita preda garantisca un'alimentazione completa al gatto, ma mangiare tante prede, magari una un pochino più carente in uno o più nutrienti, ma più ricche in altri, e mangiarne poi altre che sono più ricche in quelle che quelle di prima erano più povere, e viceversa, può portare a un bilanciamento dietetico, per cui è favorito dal punto di vista evoluzionistico il gatto che va a cercare tante prede diverse rispetto al gatto che va e mangia sempre la stessa preda. Una carenza che si verifica in casa, si va dal veterinario e si risolve; una carenza che si verifica in natura è difficile da risolvere, motivo per cui il gatto è più facile che vada a mangiare tante prede diverse, ok? E questo lui come lo sente dal suo punto di vista personale si stufa, ed è un effetto che, se andiamo a vedere, non è molto diverso da quello umano. Se si mangia tutti i giorni la stessa cosa, dopo un po' ci si stufa e si va quindi a cercare qualcosa, ma l'ho mangiato ieri, si va a cercare qualcos'altro anche noi, e sembra che questo meccanismo, insomma, sia dovuto a un bilanciamento nutrizionale naturale che avviene in natura, inconsapevolmente chiaramente per il gatto, ma c'è anche questo effetto. L'ultimo effetto che conta, la terza componente, fra le più importanti, ce ne sono poi tantissime, ci sono particolarità fisiologiche, ce ne sono anche altre, ma nella scelta dell'alimento conta molto anche l'esperienza. Quando il gatto è sottoposto a questo effetto monotonia, tenderebbe teoricamente ad andare a mangiare tutto, e sappiamo benissimo anche da gatti in casa che non è così, non vanno a mangiare tutto, perché il gatto si fa, diciamo, nella sua mente una serie di categorie, una serie di alimenti che dice: ok, quelli li posso mangiare, fuori da quelli sono sospettoso. È un meccanismo di difesa anche questo, perché se un gatto andasse a mangiare tutto, considerando che mangia anche invertebrati, rettili, anfibi che possono essere anche velenosi, prima o poi ci rimarrebbe. Per cui si fa un certo range di prede che può catturare, fuori da quelle, se proprio non c'è altro vado anche a cercare quelle, ma insomma, se c'è qualcos'altro preferisco quelle che conosco. Quando avviene la categorizzazione? Quando il gatto è piccolo, e addirittura quando non è ancora nato.
ci sono degli studi che hanno visto come l'alimentazione della mamma sia già un esempio per il gattino quando ancora è in placenta, quindi quando ancora è in utero, quindi lui è lì, tramite la placenta passano ovviamente le sostanze nutritive, ma passano anche alcune sostanze aromatiche che magari non nutrono, ma i recettori già funzionano quando il gatto ancora non è nato, quindi un pochino si abitua a quel sapore. Le molecole non passano solamente per via transplacentare, ma passano anche nel latte, quindi per via mammaria. Quindi il sapore, che è diverso chiaramente da gatta a gatta, influenza il gattino. Hanno fatto un esperimento interessante diversi anni fa, prendendo praticamente delle banane, dando delle banane a una gatta che le mangiava, non solo delle banane ma anche delle banane, e hanno visto che i gattini che erano nati da questa gatta che le mangiava erano più inclini ad andare a cercare le banane rispetto all'andare a cercare la carne. Mangiavano poi anche quella, perché la mamma mangiava anche quella, ma le banane evidentemente, che piacevano molto alla mamma, ne mangiava in una grossa quantità, e i gattini erano più inclini ad andare a cercare le banane, perché molto conta il primo periodo di vita, conta la mamma, conta il periodo in cui passano all'alimentazione solida, quindi allo svezzamento, dopo lo svezzamento. È molto più facile abituare un gattino piccolo a qualcosa a cui non è abituato rispetto all'abituare un gatto già adulto. Più il gatto cresce, più queste categorie si fissano, diciamo, e più è difficile fargliele cambiare. Mio nonno fa uguale, nel senso che è molto più difficile far mangiare, mio nonno ha 92 anni, per cui è molto più difficile far mangiare il sushi a lui che a un ragazzo che ne ha 15, ok? Perché è un po' la stessa mentalità, ok? Ma non è diverso da quello, cioè oggi è sabato, domani è domenica e molti di voi, non so, pranzeranno con la famiglia, faranno lasagne o qualcosa del genere, no? Se domani voi arrivate a casa, invece della teglia di lasagne, ci trovate una teglia di ragni, perché in alcuni paesi, nei paesi asiatici, li mangiano queste cose qui, però noi abbiamo un range di alimenti che consideriamo accettabili, alcuni che magari, cioè chi non ha mai mangiato un sushi, già il pesce crudo, però il crudo un po' non mi garba, quindi quando si va proprio fuori dai nostri canoni, allora questo effetto diventa più forte, diciamo. Quindi se dare un pezzo di pollo a un gatto che ha sempre mangiato croccantini, la cui mamma mangiava sempre croccantini, quindi e dargli un pezzo di petto di pollo, per lui è come se a noi veramente ci venisse fornito un alimento che è completamente fuori dai nostri schemi, cioè non ci tornano questi alimenti, e lo stesso funziona per il gatto. L'effetto monotonia e, diciamo, questa schematizzazione della scelta dell'alimento si vanno un pochino in equilibrio, quindi ci sono più gatti che sono abituati a mangiare più cose, che sono più sottoposti all'effetto monotonia, nel senso, oggi gli do il bovino, domani anche, domani l'altro mi comincia a dare fastidio, quindi se gli dai il pollo lo mangia, il bovino magari te lo rimangia dopo altri 6 o 7 giorni. Quando invece un gatto quando un gatto invece è abituato a mangiare meno alimenti, magari perché la mamma mangiava quei croccantini, il gatto mangia sempre gli stessi croccantini, per lui i canoni, diciamo, di scelta saranno molto stretti, già sarà sospettoso verso croccantini che hanno un altro sapore, o verso le scatolette umide. C'è anche una componente di consistenza, c'è anche una componente di viscosità, non conta solamente il sapore è una delle componenti che va a formare l'alimento, però andando con questo tipo di c'è qualcuno che mi fa l'applauso, grazie Tiziana, qualcuno che mette mi piace anche su internet, grazie, per cui andando con questo tipo di effetto, se la categorizzazione è molto stretta, sarà più difficile per quel gatto andare a mangiare un altro tipo di alimento. Ora, tante volte ad esempio formano diete casalinghe ai gatti, e i proprietari tutti entusiasti vanno lì per cominciare, e il gatto gli fa no, cioè, non lo voglio, che schifo di roba mi dai, che magari sono diete bilanciate, ma magari sono composti da carne per lo più, quindi un'alimentazione dal punto di vista nutrizionale molto adatta a un gatto, anche più adatta rispetto magari ai croccantini, e questa cosa il gatto non gli garba. Come si fa ad abituarlo a una cosa del genere?
Qualcuno dice ok, lo forzo, quindi prende, apre la bocca, gli infila il pezzo di carne in bocca, così allora è la volta buona che non mangia più. Purtroppo sui gruppi Facebook a volte ho visto suggerire una cosa del genere. No, se io, ritornando all'esempio delle lasagne che facevo prima, se io ho davanti un bel piatto di lasagne, uno viene e mi cerca di infilare dei vermi in bocca, allora sì che non mangio più né vermi nelle lasagne a quel punto, nel senso non mi puoi forzare a fare una cosa del genere. E come non si può forzare una persona, non si può forzare nemmeno un gatto. Se si fa per un medicinale può anche avere un senso, se si fa però per un alimento che quel gatto deve mangiare tutti i giorni, deve trovare un piacere a mangiare, è molto più difficile. Quindi come si fa? Bisogna fargli capire che quell'alimento è adatto anche a lui. Per cui un trucco per esempio è quello di lasciarglielo a disposizione. Il gatto è un animale curioso, il gatto è un animale che tende a sperimentare, perché c'è una componente curiosità, ma se lo forzi no. Per cui prendere l'alimento nuovo e lasciarglielo lì a disposizione, in modo che lui un giorno va, l'annusa, mi fa schifo, non lo voglio. Il giorno dopo glielo rimetti, l'annusa, gli fa schifo, però lo guarda un pochino di più e non lo vuole. Il terzo giorno l'annusa proprio da vicino in una leccatina. Il quarto giorno, quando capisce che me lo lascia sempre qui, tutto sommato ho pazienti, animali chiaramente proprietari, che mi hanno scritto dopo 3-4 mesi che gli avevo formulato la dieta casalinga, e io dicevo insisti, sono arrivati al punto che mi hanno scritto tutti contenti: oh, ce l'ho fatta a cambiare l'alimentazione al gatto. Gli ci sono voluti dei mesi, ci vogliono, io minimo un mese, lo dico a tutti. Però ci sono dei gatti ancora più testardi che ci mettono ancora di più, e lì è l'insistenza del proprietario a riuscire a far cambiare l'alimentazione, perché il proprietario gli sembra migliore, gli sembra più naturale, ha tempo per cucinare magari, o per proporla, o per cercare gli alimenti da fornire. In una dieta casalinga cotto o crudo è indifferente da questo punto di vista. Quindi lui va e dopo tanto tempo ci riesce, perché il gatto deve avere quell'elasticità mentale di dire ok, comincio a mangiare quello. In un gattino è molto più veloce, quindi magari ci si mette una settimana. In un gatto adulto, tanto più adulto è, tanto più difficile è riuscirci. In un gatto anziano è molto difficile riuscirci. Per cui un consiglio che si dà spesso è per esempio quello di quando, anche se uno mangia i croccantini, variarli, cercare di oppure dare il pezzettino di carne, oppure dare il pezzettino di alimento. Chiaramente non il ragù, cioè qualcuno dice ma non gli vanno dati gli avanzi della tavola. Per forza, non gli puoi dare il ragù o il pollo in umido alla cacciatora, non gli puoi dare cose del genere, lo fai ingrassare, a quel punto si creano degli squilibri. Però in generale prendere la striscina di petto di pollo in bianco che ha fatto per il bambino, prenderla e farla assaggiare anche al gatto, perché si comincia a abituare, toglie anche dei problemi nel futuro, perché a volte è il proprietario che dice guardo i video, ciao Alessandra, saluto su internet chi mi sta guardando dalla pagina di Micio Gatto, per cui qualcuno va a qualcuno per scelta dice no, ma voglio un'alimentazione migliore per il mio gatto, quindi scelgo di fare questo tipo di alimentazione. Qualcun altro ci si trova purtroppo per necessità, dalle insufficienze renali, ai problemi di calcoli, e se il gatto non ti mangia, i problemi strovite, il veterinario va e ti fa dagli l'alimento urinary. Se il gatto non te lo mangia, perché quello è il problema, perché a quel punto se è così dal punto di vista mentale così categorizzato il cibo da non mangiare l'urinary, col cavolo che ti mangia poi il petto del pollo, ti mangia la carne bovina o quello che gli vuoi dare, e non te lo mangia lui. Per cui è molto importante insistere, specialmente quando il gatto è piccolo, a abituarlo a mangiare anche altre cose, e questo purtroppo spesso non viene detto, perché spesso ti dice no, ma i croccantini mangia quelli, vanno bene quelli, continua con quelli. È sbagliato dal punto di vista nutrizionale, anche per il futuro del gatto. Cioè il gatto non si tiene per 3 giorni e poi se ne va per la sua strada. Il gatto, quando si prende, tendenzialmente si mira a tenerlo per tutta la vita, fino a che non muore. Per cui si spera di farlo stare bene, quindi di farlo campare anche tanto. E un gatto che campa 20 anni, vederlo a volte purtroppo anche morire perché non siamo riusciti a supportarlo con un'alimentazione adatta, per errori fatti nel primo periodo dell'alimentazione,
sono cose che vanno fatte quando il gatto è ancora sano, bisogna pensarci prima e bisogna andare a cercare di variare. Fra l'altro questo ha un effetto positivo anche nel ridurre i fattori di rischio di uno dei problemi più frequenti nell'alimentazione del gatto, specialmente quando manca il secco, che sono le allergie. Ci sono studi che fanno vedere come variare di più l'alimentazione permette di prevenire, perché l'alimentazione è anche terapia chiaramente, ma è prevenzione. Conoscere l'alimentazione corretta conoscerla conoscere tutti i tipi di alimentazione, anche siano i croccantini, perché ci sono persone che per problemi economici o per problemi di praticità non possono fare le alimentazioni casalinghe. Già sapere per esempio che per un gatto è sicuramente migliore un'alimentazione umida che non un'alimentazione a croccantini è un'informazione molto importante nella prima vita del gatto. Puoi salutare mio figlio Andrea? Sì, ciao Andrea, ti saluta tua mamma. Ogni tanto quando ci sono le dirette ci sono gli spettatori, giustamente ci stanno un po' guardando da tutta Italia. Ecco, anche questa è una componente importante, quindi conoscere l'alimentazione del gatto in natura ci serve non tanto per curiosità tipo Super Quark, per conoscere come mangia il leone, che ok è un documentario, uno lo guarda, bellino, interessante, mi sono fatto una cultura, ma nel complesso diciamo l'alimentazione in natura ci serve anche per capire come il gatto ragiona dal punto di vista nutrizionale, ed è una cosa importante, è una cosa che in generale non va sottovalutata. Io consiglio sempre, poi qualcuno mi dice vabbè te tiri l'acqua al tuo mulino perché sei veterinario, quindi fai consulenze, fai visite e quant'altro. Io consiglio sempre nella prima fase di vita, quando si prende un gattino o anche un cagnolino, ora si parla di gatti ma vale anche per il cane, di farla una consulenza con un veterinario che si occupa di alimentazione, come posso essere io, ma ci sono altri colleghi, per conoscere queste informazioni, perché un'alimentazione corretta, specialmente nella prima fase della vita, è fondamentale anche per la salute futura, per non trovarsi in difficoltà quando ci sono patologie, che purtroppo ci sono, alcune sono dovute all'alimentazione, altre no, possono essere dovute alla genetica, agli incidenti, alle malattie infettive, ce ne sono tante di cause che possono portare a patologie, ma nel complesso approfondire l'alimentazione già quando il gatto è piccolo e soprattutto in modo personalizzato quando il gatto è piccolino è una cosa molto utile per riuscire a salvaguardare la salute del gatto. Si pensa troppo poco alla prevenzione, secondo me, per quello che è un modo di vedere, e troppo alla terapia, per cui se si riesce a prevenire, a informarsi fin da subito, fortunatamente con un po' di divulgazione corretta sono riuscito a avere persone che mi dicono ok, io gli do i croccantini ma voglio comunque sapere di scegliere croccantini corretti, qualcuno che fa la casalinga ma voglio bilanciarla correttamente, ma voglio farla correttamente perché ho paura che si possano instaurare in futuro delle patologie. Questa è una base molto importante, secondo me è una base da considerare, soprattutto perché qualcuno si spaventa perché c'è da pagare per le consulenze veterinarie, come per qualunque prestazione veterinaria. Fare una consulenza veterinaria una volta, 2 volte nella prima fase di vita del gatto ti evita tante di quelle spese dai miei colleghi in futuro che è difficile quantificarle, perché si dice che un'alimentazione corretta sia in grado di prevenire fino al 70% delle patologie metaboliche del gatto, quindi è una cosa importante, e quello di cui abbiamo parlato oggi è in generale una componente, insomma, che ritengo sia utile da conoscere per qualunque proprietario di gatti. Che domande avete? Sì, però guarda, siccome il microfono questo se può venire qua, mi dispiace. No, Il microfono col filo. allora, è una domanda Sì. personale, cioè un caso. Certo. Io ho un gatto che è un trovatello, quindi è Sì. adulto, Sì. e quindi non so che storia abbia avuto, ormai è un anno Ok. e mezzo che vive con me, solo che il veterinario mi ha detto probabilmente ha un'allergia perché si grattava in continuazione, quindi io sto ora usando questi croccantini ipoallergeniche e vedo però che è molto appunto schematico, per esempio l'umido, le scatolette vuole solamente quelle di tonno, quelle della carne non le vuole, io do a volte dei pezzettini di carne cruda, quelli mi piacciono, a volte no, quindi insomma, però io non so in realtà
che tipo di allergia il gatto possa avere sviluppato, perché la sua storia non la conosco. Allora la domanda è: il fatto di dargli da mangiare comunque un alimento che dovrebbe teoricamente in qualche modo, diciamo, tamponare questo problema, ha un senso, va bene, e come mi devo comportare? Vai. Grazie. Riassumo un attimo la domanda per chi sta guardando. Bisogna trovare il veterinario giusto che dia le informazioni giuste, mi dice Elisabetta da internet, è vero. Riassumo un attimo la domanda della signora anche per chi segue su internet, perché voi non avete potuto sentirla dal microfono che uso per registrare. La domanda è questa: lei ha un gatto che è in presenza di un'allergia alimentare. Visto che è molto schematico con l'alimentazione, come mi devo comportare in questo caso? Allora, la prima parte è sicuramente la parte diagnostica, quindi prima bisogna fare una visita veterinaria. Naturalmente le prime patologie che si escludono sono quelle di natura dermatologica, quindi per esempio un'allergia ambientale, per esempio, quella è una dermatite, un grattamento da altre cause, possono essere banalmente anche le pulci, quindi prima si esclude quelle. Nel momento in cui i trattamenti dermatologici non hanno riportato il risultato sperato, allora si ipotizza che la causa sia alimentare. Nel momento in cui la causa si sospetta che sia alimentare, bisogna cercare di capire da cosa dipende, quindi bisogna scegliere degli alimenti giusti. L'alimento, se si sospetta, perché di solito l'allergia è verso le proteine di una carne, ma non è detto, possono essere anche proteine presenti nelle fonti vegetali, quindi ai croccantini bisogna farci comunque attenzione, sceglierli con attenzione, va valutata, va studiata la scelta dell'alimento. A quel punto bisogna procedere per un certo periodo di tempo solo con quel tipo di alimento, quindi le integrazioni casalinghe in quel caso non sono l'ideale. Individuare però alcuni alimenti casalinghi che mangia potrebbe anche sostituire con una dieta casalinga opportunamente formulata i croccantini, e se il gatto riesce a mangiarli, queste cose qui, è molto più facile capire da cosa dipende, perché nei croccantini ci sono più fonti, ci sono più ingredienti, ci sono fonti di contaminazione. È probabile, mi scuso per internet, ma si è con un'interruzione, ci ho fatto caso. Stavo dicendo insomma che nei mangimifici ci possono essere anche delle contaminazioni che possono fare in modo che il croccantino monoproteico, ci sono degli studi che hanno mostrato come croccantini che dovevano essere monoproteici in realtà alla fine non erano proprio monoproteici, per cui bisogna scegliere con molta attenzione, valutare se ci sono delle diminuzioni della reazione e valutare se il gatto mangia delle componenti casalinghe, se si riesce con quelle componenti casalinghe a ridurre la reazione. Se la reazione allergica era di natura alimentare, si risolve, perché si leva quello che è come per noi, insomma, se sei allergica alle mandorle, smetti di mangiare le mandorle, l'allergia non l'ha più, quindi funziona esattamente nello stesso modo. Ok? Per cui purtroppo far passare, quando si arriva in una situazione critica in questo modo, il gatto a un altro tipo di alimentazione può non essere semplice, e per cui è brutto dirlo, bisognava pensarci prima, però purtroppo e nel tuo caso è ancora più difficile perché il gatto è un trovatello, diciamo, può essere complesso. Diciamo che cercare di integrare, magari prendo dei croccantini a base di, non lo so, agnello, e cercare di fargli apprezzare della carne di agnello in modo che la componente proteica sia simile, può essere una cosa utile per cercare di andare poi dal croccantino al casalingo e a quel punto controllare molto meglio la situazione. Non è un percorso semplice. Nel frattempo si possono utilizzare comunque degli alimenti o delle integrazioni anche che riducono la componente infiammatoria dell'allergia. La dieta si può impostare in modo, con delle integrazioni, da ridurre la componente allergica e quindi garantire un po' più di benessere al gatto. Non si risolve l'allergia, non si risolve del tutto la reazione, ma si risolve si riduce la manifestazione e il gatto sta meglio, che come primo obiettivo forse è quello più corretto. Ok? Avete altre domande su questo argomento? Se volete rivedermi, sappiate che io farò altri seminari qui in fiera oggi pomeriggio alle 5 in cui parleremo di etichettatura, di come si leggono le etichette degli alimenti industriali per il gatto, quindi fondamentalmente sarà un po' una parte molto normativa, molto legata alla normativa, ma è interessante per chi utilizza gli alimenti industriali. Anche alimenti magari casalinghi che però vendono aziende rientrano in questa normativa. Grazie Valerio per la diretta.
diretta, un saluto dal Festival dei Gatti, Elisa è al Festival dei Gatti in Lombardia e noi invece siamo qui alla Fiera Follo di Olpetto di Firenze, saluto tutti. E 2 seminari invece ci saranno domani, saranno sullo stesso argomento, per cui potete scegliere se venire o alle 12 o alle 15. Parleremo di alimentazione casalinghe e alimentazioni industriali, quale è meglio scegliere, quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi di ognuna delle due. Grazie a tutti per aver ascoltato questo intervento, grazie agli amici che ci vedono da web e che ci vedranno in differita, ci vediamo con gli altri seminari sempre qui in Fiera Follo di Olpetto.